Il panino. Dati reali ci dicono che quotidianamente chilometri così, molto scenic route. Tanto la vita, quanto che valore date alla vostra vita? Ecco, se la vostra vita vale meno di 600 euro, allora continuate ad andare senza. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Abbiamo appena fatto benzina qui dal gioielliere, sono circa le 9:30 e adesso si punta verso le montagne. C'è anche Cinzia, che però non è microfonata perché sennò iniziano tutte le prediche, e si va, go! Adesso ci attende un po' di tangenziale, un po' di autostrada, ci siamo portati davanti a noi un po' di traffico fino a poco tempo fa, adesso si scorre abbastanza decentemente, anche se i limiti ovviamente sono bassi. La giornata è veramente molto bella, ci sono in questo momento 20 gradi, un po' di foschia, ci sono tanti ciclisti in giro. Alla nostra destra c'è il lago, tra un po' lo vedrete anche voi. Eccoci qua, lago di Iseo, beautiful. Questo tratto di strada l'hanno riasfaltato quando io e Bruno stavamo tornando da uno dei nostri giri in Trentino, adesso hanno fatto anche le strisce, quindi l'asfalto qui è letteralmente perfetto, un tavolo da biliardo. Si è alzato un po' di vento, la temperatura è scesa un po', ma non ci lamentiamo. Questo è il pezzo più scenografico, orrido di Bogno. Qui lo dico sempre, eccolo qua. Se aspettate che uscissimo noi per uscire lui. E per fortuna che andiamo a velocità lumaca. Orrido di Bogno e ha degli scorci pazzeschi. Sembra di essere in Thailandia, guardate qua. Sembra di essere in Thailandia, ovviamente nell'orrido di Bogno, qui no. Qui sembra proprio di essere da tutt'altra parte rispetto a dove siamo in questo momento. Adesso c'è un arco di pietra, eccolo qua. E sono diversi chilometri così, molto scenic route. Se non siete mai stati, non vi perdete l'occasione di venire qua. L'incanto che è. Dopo il lago un altro po' di strada dritta, ma tra un chilometro esatto usciamo e iniziamo ad arrampicare verso Passo del Croce Domini alla nostra destra. Da Bienno si inizia a salire, c'è un po' di traffico ma niente di drammatico, sono dei colori spaziali incredibili nonostante ci sia qualche nuvoletta. L'ultima volta che abbiamo fatto questa strada con noi, ci pare di ricordare, ci fosse anche Igor, l'asfalto era perfetto, era appena passato il Giro d'Italia, speriamo di trovarlo ancora in quelle condizioni. Rimanemmo letteralmente a bocca aperta, trovare un manto d'asfalto così impeccabile, intonso, era veramente nuovo. Si è alzato un po' di vento, come vedete qua le foglie volano. Passo di Crocedoni, Uert, aperto, vai, go. Più si sale e più l'aria diventa fresca. In questo momento sono 14 gradi, guardate che colori che ci sono. Very beautiful. La costa della montagna è popolata da mucche al pascolo. Siamo a 4,4 km dal passo di Crocedomini, c'è l'ennesimo gruppo di mucche al pascolo, si sentono solo i campanacci e di tanto in tanto qualche moto che viene giù. Proseguiamo la salita. Si sale su, si procede la salita. L'ultima volta che siamo passati qua gli alberi erano verdissimi, invece adesso c'è un po' di color ocra, ecco. Guardate qua come si fa abbastanza in salita la questione. Poi c'è un gruppetto di tornanti dietro l'altro, c'è la cascatella in pieno tornante e via, si va. Secondo, terzo, quarto, all'ombra è quasi fresco. Considerate che qui siamo a quasi 800 metri, 1720 in questo momento.
Rifugio Bazena. Adesso qui troveremo un mega cartello che probabilmente sarà ricoperto di adesivi. Passo Croce Domini. Eccolo qua il cartello e gli immancabili adesivi che lo coprono. E tra non molto passeremo esattamente lì, su quella stradina che vedete lì in cresta. Quella è la strada che congiunge il Croce Domini al Passo del Maniva, facendo anche il Dosso dei Galli dove ci sono le antenne. Eccoci qua, Passo Croce Domini. Da qui inizia la parte sterrata, si passa sulla destra e si va. Passiamo prima che passano questi. Ok, andiamo. Vabbè, lo metterò anche dopo. Questo l'ho attivata, ma lo puoi attivare anche dopo. Ok. Il fondo è asciutto, quindi molto good. Sarà passo moderato, però di non trovare molto traffico. La giornata è semplicemente ideale per fare questa roba qua. Poi ci fermiamo lì, dove è in piano. Ok. Ragazzi, lasciamo questo posto fantastico, siamo soltanto noi. Da qui parte il sentiero dei manufatti militari di Monte Croce Domini. Guardate che assembramento che c'è un panorama, neanche a dirvelo, pazzesco. Guardate qua sotto che cos'è. È semplicemente incantevole questo posto qua. Poi così, con una viabilità così, beautiful. Adesso proseguiamo però. È beautiful o no? Very 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 beautiful. Tra un po' finirà la parte sterrata, riprenderà un po' di asfalto e poi ci sarà un'altra parte di sterrato. È uno sterrato non difficile, abbastanza semplice, e quando è asciutto è abbastanza, insomma, ci sono dei canaloni ogni tanto, ma niente di drammatico. Sarebbe più incasinato col fango. Un po' di polverume, inevitabile. E voi, se questo passaggio qui non è una cartolina, guardate qua alla vostra destra che cos'è. Guardate qua che posticino da paura che abbiamo trovato. Sotto c'è questo laghetto che ricorda molto i paesi norvegesi. È beautiful, c'è un silenzio surreale. Adesso proseguiamo. Abbiamo trovato su questa strada 5-6 Porsche. Adesso mi spiegate perché far fare al Porsche una strada simile? Bah, comunque molto beautiful, molto bucolico e molto tranquillo in questo momento. Prima un trattorino di questi trasportava una mucca. Vediamo se facciamolo passare, anche qua si stringe. Questo no, questo non porta la mucca, questo porta altro. Adesso arrampicheremo lì,
c'è poco da aggiungere qua, lascio parlare le immagini. Quel tratto alla nostra destra ovviamente è asfaltato, adesso torna a essere asfaltato per qualche chilometro e poi si torna a fare l'ultimo pezzettino di strada così, un po' di breccia. Eccoci qua, asfalto. Adesso stiamo per passare in un punto particolarmente panoramico. Ecco qua, si torna su un po' di strada bianca, l'ultimo pezzettino di bianca. Qui l'unica particolarità che è un po' stretta, l'unica difficoltà che potete avere, dovesse venire qualche macchina un po' abbondante, ma per il resto ci sarebbe margine per fare le manovre. Ecco qua, sembra questa curva qui è un po' strettina. Mi è sembrato di vedere da qualche foto che avessero riaperto il cancello sotto le antenne, invece vedo un parcheggiato un bel po' di moto, quindi deduco che sia tutto chiuso. Volevo scendere gente in bici, ma la bici passa più facilmente che una moto. La bici te la metti in spalla e vai, la moto è un po' difficile. Proseguiamo verso il passo del Maniva. Siamo persi un po' in chiacchiere tra foto, video, reel, è tutto un lavoro oggi, ragazzi. Sono circa le 2:15, adesso abbiamo il nostro solito pranzo a bordo, non abbiamo la pizza perché ieri sera Cinzia non ha fatto pizza, ma abbiamo dei panini. Adesso troviamo un posticino dove non soffia il vento, perché il vento non è molto piacevole. Ecco, questo qui è uno dei punti pornografici di questo passo qui, guardate qua, si scende, si sale e a destra e a sinistra è tutto aperto, è very 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 beautiful. Adesso vi portiamo. Un paesaggio così può accompagnare solo, guardate qua. Si apre un panorama incredibile con queste nuvole un po' bassine e tantissima roba. Guardate qua davanti a noi cos'è. Quello lì davanti a voi, quello è il passo del Baremone, chissà poi se lo vogliamo fare, vedremo. È un'ex strada militare, sarebbe meglio farlo da solo piuttosto che in due. Adesso comunque dobbiamo trovare un posticino dove mangiare. È o non è una cartolina questa roba qua? Ecco i tavolini qua, ci fermiamo qui? Ok, tavolini trovati. Boh, adesso ci fermiamo qua allora. Boh, ecco il nostro tavolo da pranzo. Tra l'altro qui mi sembra che il vento non soffi neanche forte. Siamo un po' riparati, molto very good. Sapevamo che qui c'erano i tavolini, ma non sapevamo se fosse o meno riparato dal vento, perché dove soffia il vento è sostenuto e la temperatura, vi dirò, siamo arrivati anche a 8 gradi, quindi è frizzantina. Qui fortunatamente tira meno vento che dall'altra parte, neanche a dire siamo soltanto noi, e questo è il contesto dove mangeremo. Chi sta meglio di noi? Con Cinzia, guardate qua, che spettacolo è. Quello lì è il passo del Maniva, quella seconda strada militare, passo del Baremone, però vedo un po' troppe nuvole, forse evitiamo. E buon appetito, Cinzia inizia. La moto è lì, sono degli escursionisti che la stanno apprezzando, d'altronde quando non è figa è così. Buon appetito Dima. Buon appetito. Oh, lei inizia a mangiare, non vuole sapere niente. Preparato da chi? Panino preparato da... Stamattina è preparato da te perché io mi sono svegliata più tardi. Buon appetito. Appetito. Pranzo finito, giornata molto bella ma fresca. Quando si copre il sole e si sta coprendo, ci sono un po' di nuvole che stanno cingendo il passo del Baremone, adesso che passiamo lo vedrete, fa abbastanza fresco. Adesso iniziamo la discesa. Guardate qua che cartolina che è. Stiamo scendendo verso il passo del Maniva che è qui sotto. Legna ne abbiamo? Ecco, vedete quello che vi dicevo, quel passo lì di fronte a voi, quella strada che è in costa sul fianco della montagna, quello è il passo del Baremone. Però sono quelle
nuvole basse lì che sinceramente mi svogliano a fare quel passo là, che è anche particolarmente complesso da fare in due. Quindi ce ne scendiamo tranquillamente e serenamente per la strada asfaltata. Abbiamo superato il bivio dove c'è il rifugio del Maniva e continuiamo la discesa. La strada obiettivamente me la ricordavo messa un po' meglio, invece probabilmente gli ultimi inverni l'hanno rovinata un po'. In alcuni tratti c'è addirittura qualche buca. Siamo scesi a circa 1200 metri e la temperatura è tornata a essere sui livelli di questa mattina, siamo sui 16-17 gradi. Traffico prettamente assente. Discesa continua, 900 metri di altezza e ci tuffiamo in queste gole. Siamo doppio Coglio, appena usciti da Coglio, guardate qua, c'è questo canyon veramente fantastico. Il fiume ci corre di fianco alla nostra sinistra. Stiamo attraversando il paese di Aiale, è uscito il sole e tutto completamente verde intorno a noi, verde a go. I limiti sono bassi, ma come vedete si scorre abbastanza tranquillamente. Siamo dalle parti di Gardone Valtrompia e abbiamo appena passato la fabbrica di armi Beretta. Non sapevo se facessero le berette qui. Berette si fanno esattamente qui, in Valtrompia. Sono le 4:20 e ci sono ben 24 gradi e le previsioni dicono che da domani dovrebbe arrivare l'inverno. Un po' difficile da credere, ma tutto è possibile. Questa vita ci sta insegnando che le stagioni possono cambiare da un momento all'altro, quindi apprezziamo e godiamoci questi 24 gradi. Praticamente la temperatura è tripla rispetto a quella che c'era sul passo del Croce Domini questa mattina, o meglio, poche ore fa. La temperatura ideale per viaggiare 24 gradi e mezzo, 25, quella che c'è attualmente 25 e mezzo addirittura. Questa è la temperatura perfetta. Tutto l'anno dovrebbe esserci questa temperatura qui. Si riesce tranquillamente a fare tutto senza soffrire. Ecco, questo dovrebbe essere, secondo me, il modo ideale di viaggiare, perché non fa né caldo né freddo, si sta semplicemente divinamente. La A4 regala sempre grandi sorprese, anche la domenica. Adesso c'era la coda, tutti quanti con le 4 frecce, probabilmente ci sono dei cantieri. Comunque ragazzi, lasciatemelo dire, ci hanno sorpassato due moto, una custom e una naked. La naked mi ha fatto il pelo, andava forse a 130, io sono in prima corsia a 110 con la mia velocità, questo mi ha fatto il pelo alle borse ed è andato dritto. Cioè dalla seconda corsia aveva sorpassato in prima, quell'altro con la custom e aveva i Fuso, andava forse a 150 in terza corsia. Adesso uno non vuole essere bacchettone, ma a 150 se tocchi l'asfalto penso che forse l'osso ci rimane. Abbiate cura di voi stessi. È partita una bella campagna, prendo la palla al balzo per fare una marchetta. Se andate sulla pagina Instagram di Moto Airbag c'è anche un mio video per una campagna corretta, secondo me, l'hashtag è mai più senza Moto Airbag. Il mio intervento è molto semplice ed effetto, se vogliamo. Ogni giorno ci sono circa 100 incidenti, anzi no, non ve lo dico, ve lo metto e ve lo faccio vedere. I dati reali ci dicono che quotidianamente, tutti i giorni, tra scooteristi e motociclisti ci sono ben 100 incidenti. Di questi 100, 3 di loro non faranno mai ritorno a casa, non avranno più modo di vedere i loro cari. Questa è la realtà e a poco o nulla servono i riti scaramantici. Io piuttosto che fare ricorso alla magia, agli scongiuri, alla scaramanzia, ho acquistato un Moto Airbag. Credo che dovresti farlo anche tu. Ragazzi, basta scuse, mai più senza Moto Airbag. Questo per dire, a volte si spanga. Questa mattina eravamo in area di servizio a prenderci un caffè, tra l'altro un caffè 1,30 €, un marocchino 2,50 €. Wow, pensavamo che si sbagliato a fare il conto, ma invece no, 3,80 €. Comunque c'era una coppia di signori che mi hanno visto gli airbag, ci hanno visto gli airbag addosso, ci hanno chiesto informazioni e mi hanno detto: ma il prezzo è sempre così alto? Ho detto: così alto, costerà sui 600 €. Se tieni conto che hai una moto che costa 30.000 €, gli ho fatto capire, insomma, per la moto spendi e per te no. Ecco, a volte spendiamo soldi per robe superflue, che può essere uno scarico racing che magari è figo, per l'amore di Dio, anche io ce l'ho, però è un di più. Prima di prendere lo scarico mi ero già preso l'airbag e insomma investiamo per noi, perché non c'è, e non è quella questione di costa tanto, si compra una volta e non si compra più. Tanto la vita, quanto che valore date alla vostra vita? Ecco, se la vostra vita vale meno di 600 €, allora continuate ad andare senza, continuate ad andare come quella povera ragazza che ci è sorpassato con i Fuso. Mi auguro sempre che non vi succeda nulla, però. 17:30, siamo nella solita area di servizio. Preferisco chiuderlo da qui il video, non con la GoPro, perché sta tirando in questo momento
un bel po' di vento, non scendiamo neanche dalla moto. Ragazzi, che dire, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se l'avete ancora fatto, il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.